Ciao a tutti, amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche generali per la seconda metà di settembre 2023. Abbiamo la carta della luna, amici dello Scorpione. Quando c'è la luna si parla di nostalgia, di, diciamo, ricordi che potrebbero tornare alla mente, paure, sono, diciamo, emozioni non troppo allegre che potrebbero ritornare a galla dal passato. Per qualcuno non escludo che potrebbe anche essere una persona, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che è una guida e vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi e poi ci sono anche altri link a video che potrebbero esservi utili, come per esempio il corso gratuito di tarocchi piuttosto che quello sui chakra. Allora, cominciamo, ecco, con un bel diavolo. L'ultima cosa, per chi avesse già il numero di telefono, finalmente ho ripristinato WhatsApp, quindi se per caso nel mese di agosto mi avete cercato e non vi ho risposto, tenete presente che adesso io i messaggi non li vedo più e quindi niente, potete riscrivermi. Allora, abbiamo il diavolo, un asso di denari, un 3 di denari, una carta che è caduta che dopo recupero, un 2 di denari, fante di bastoni e la ruota della fortuna. Ok, recupero un attimo la carta che è cascata. E abbiamo la sacerdotessa al contrario. Interessante ragazzi perché abbiamo arcano maggiore all'inizio, arcano maggiore al centro, arcano maggiore alla fine. Allora, partiamo con questo diavolo. Quando c'è il diavolo normalmente si parla di un momento un po' teso, mi verrebbe da dire. Potrebbe far riferimento a della rabbia, potrebbe far riferimento a dell'energia repressa o a una situazione che non vi permette di muovervi come se ci fosse una sorta di schiavitù. Normalmente il diavolo parla di ego, quindi potrebbe esserci qualche questione egoica per molti di voi. Abbiamo anche l'asso di denari e qui si parla di nuovi inizi. Normalmente quando c'è l'asso di denari è un inizio. Ah, noto che avete asso, 2 e 3 di denari. Quindi è come se ci fosse una sorta di involuzione. Nel senso che probabilmente vi piacerebbe, partendo da questo asso di denari, già arrivare al 3, ma prima bisogna passare dal 2. Ok? Può essere riferito a una collaborazione, a qualche tipo di nuova attività, a qualche tipo di sogno magari nel cassetto che state tentando di concretizzare. Comunque l'asso di denari è sempre un nuovo inizio, prospero, è una nuova strada, un seme che viene piantato e che ha probabilità di germogliare ed è una strada che porta verso l'abbondanza, ok? È come se volesse, diciamo, avere subito quel tipo di collaborazione, quel tipo di contratto piuttosto che lavoro. Però avete anche la sacerdotessa al contrario, qualcosa mi dice che non state seguendo il vostro intuito come potreste. In effetti poi qui abbiamo anche un 2 di pentacoli, il fante di bastoni e la ruota della fortuna, ma queste le andiamo a vedere direttamente dopo. Ripartiamo da questo diavolo, andiamo a vedere a cosa o chi fa riferimento. È un chi. Sono due figure ragazzi, quindi potrebbero essere due colleghi. Io vi ricordo che queste letture sono di tipo generale, quindi potrebbero risuonare come situazioni familiari, lavorative, romantiche, come a voi vibra di più. Ognuno di voi applichi la lettura alla propria realtà. Però, vista così, sembrano proprio due persone. Per qualcuno potrebbero essere due genitori anche.
oppure appunto due colleghi, due superiori, sta di fatto che c'è qualche cosa che blocca il movimento, anzi c'è qualcuno. Può anche essere che siano, ragazzi, delle regole. Va bene, andiamo a vedere l'asso di denari. 2 di coppe e imperatore. Allora, è come se ci fosse un accordo, una promessa, una proposta, un incontro a tu per tu con qualcuno che non dà proprio una stabilità di intenti, di inizi, non è proprio una cosa che concretizza questo progetto, questo sogno, però è come se gli desse una speranza. Per qualcuno fa riferimento all'incontro con una persona, ragazzi. E potrebbe essere una persona in via di separazione, vi dico. Andiamo avanti, vediamo il 3 di denari. Matto, 6 di spade e 10 di bastoni. Allora, qui con questo 3 di pentacoli c'è tanta voglia di iniziare qualche cosa di nuovo, potrebbe anche essere proprio una nuova avventura, con questa persona che avete incontrato, magari una persona che avete incontrato sul posto di lavoro e insomma con la quale si è scatenata una certa chimica, diciamo così, però c'è da allontanarsi da qualche questione, da qualche credenza, da qualche responsabilità. Magari siete voi che siete ancora, diciamo, in una relazione, in un contratto con magari un'altra azienda, avete bisogno di scappare da questa azienda, di svincolarvi da questa azienda per riuscire ad iniziare questo nuovo progetto. Andiamo a vedere la sacerdotessa. È come se aveste bisogno di andare verso territori più tranquilli, perché qui questo diavolo, guardate, in questa foto sta proprio bruciando. È come se ci fosse una situazione calda intorno a voi alla metà di settembre. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Ecco, diavolo un'altra volta. E 7 di spade. Ragazzi, qui ho come la sensazione che siate voi che non vogliate vedere qualcosa. Avete anche la luna, parla di proiezioni. Sì, perché c'è un 7 di spade. Allora, o è qualcuno che vi sta raccontando delle storie, considerato che c'è il diavolo e considerato che c'è anche questo 7 di spade, si può trattare appunto di qualche storia che vi stanno raccontando semplicemente per ottenere qualche cosa da voi, oppure potreste essere voi che non seguendo il vostro intuito, perché l'intuito ci avvisa sempre, c'è sempre quella cosa che ci fa dire non sono mica tanto convinta. Però poi è la mente e l'ego che ci frega e che ci fa raccontare delle bugie, ci fa dire ma no, ma magari è per quello, magari è per l'altro, e ci raccontiamo delle favole per mantenere in piedi il nostro sogno, mantenere in piedi la nostra illusione. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. È come se cercassimo di giustificare l'altro o l'altra per il suo malcomportamento, per non distruggere l'idea che ci siamo fatti di quella persona. Cavaliere di spade, 4 di spade e 8 di spade. Wow. Allora, il cavaliere di spade, ragazzi, è un'energia molto dirompente, anche aggressiva alla volte. Ho come la sensazione che vi mettano davanti ad un ultimatum e potrebbe invece essere necessario prendervi un tempo, ok? Per guarire, per capire che cosa volete voi, per capire che cosa non vedete. L'otto di spade è la carta dell'autosabotaggio. Quindi è come se, come vi dicevo prima, vi state raccontando delle frottole
per mantenere in piedi l'idea che avete o di questa persona o di questa situazione. Ragazzi, far cadere l'ego fa malissimo, perché c'è gente che per anni si crea delle menzogne per riuscire a stare in una situazione lavorativa, in una relazione, che sia di amicizia, che sia romantica. Quindi ad un certo punto ammettere con se stessi che per X anni mi sono raccontata le bugie solo perché avevo bisogno di credere che quell'amore fosse vero, quel complimento al lavoro fosse vero, quello che è, a un certo punto è come se ci rendessimo conto che ci siamo autoillusi, cioè abbiamo perso tempo, fondamentalmente, perché il nostro istinto ce lo dice. L'istinto ce lo dice, siamo noi che siamo condizionati mentalmente e ci raccontiamo le storie. Perché probabilmente siamo in un momento di bisogno, abbiamo bisogno di sentirci appagati, di sentirci riconosciuti, di sentirci valutati, che è sempre ego. Però nel momento in cui uno si stacca dal bisogno di un valore dall'esterno, ok? Cioè noi non dipendiamo, il nostro valore non dipende dalle persone che frequentiamo, da quello che abbiamo o da come ci vedono gli altri, ok? Il nostro valore è interno, siamo noi che dobbiamo autoconoscerci, guarire. Il 4 di spade fa sempre riferimento a un ritiro di tipo spirituale, quindi perché no? Potrebbe proprio esservi utile o partecipare a qualche corso se vi fa piacere, oppure anche semplicemente chiudervi in casa, spegnere il telefono, staccare il citofono, insomma, ritirarvi per X giorni per proprio curarvi. Andiamo a vedere il fante di bastoni. Guardate un'altra ruota della fortuna. 2 di pentacoli nuovamente e 5 di pentacoli. Allora, devo dire che qui le cose, ragazzi, a fine mese cambieranno. O sì, ci sono 2 volte la ruota della fortuna, quindi si cambia registro. Normalmente è una carta che parla di cambiamenti positivi, veloci, anche destabilizzanti, anche se sono veloci, però comunque positivi. Ho come la sensazione che sì, è come se ci fosse una sorta di ripetizione di una dinamica, però a questo punto è come se riusciste a vederla. Voglio andare a vedere la ruota della fortuna. Imperatrice, 10 di pentacoli e fante di spade. Ragazzi, qua vedrete qual è la dinamica che non funziona, che non è che sia una dinamica malata, ma è che c'è troppa competitività, che è un po' quello che ci dice l'ego. L'ego ha bisogno di sentirsi migliore degli altri, no? Eh, diciamo che qui è un po' come se vi rendeste conto che ognuno è diverso, semplicemente tutti servono per raggiungere un obiettivo. Le conoscenze, le doti, l'apporto di ognuno è importante per riuscire a raggiungere un determinato obiettivo. C'è comunque la ruota della fortuna, c'è anche questo 10 di pentacoli. Ragazzi, se state aspettando eredità, se questo accordo, questa questione è una questione di tipo familiare, vi dico che potrebbero arrivare soldi, potrebbero arrivare aiuti, potrebbero arrivare eredità. C'è anche l'imperatrice, quindi si parla di prosperità. È come se le cose di botto cambiassero. A fine mese aspettatevi un risvolto molto molto positivo. Diciamo che avete bisogno di fare questo lavoro di introspezione e di pulizia proprio delle illusioni mentali. Andiamo a vedere ancora un oracolo, vediamo che cosa vi posso dire. Allora, questa carta è una carta che vi parla di benedizioni, di espansione, di prendervi un momento per... Vedete che è come se ci fossero disegnati degli occhi chiusi, ok? È il momento del raccoglimento,
è il momento dell'autoanalisi, è il momento anche di trovare la vostra stabilità. È un albero, tenete presente che gli alberi più hanno le radici che vanno in fondo, più sono radicati a terra e più hanno la possibilità di crescere verso l'alto, ok? Mi parlano di vitamina D. Potrebbe essere interessante per voi farvi dei bagni di sole al tramonto o all'alba, quindi non quando il sole è troppo forte, ma appena sta, diciamo, sorgendo o quando sta tramontando. E poi abbiamo questa carta che è una carta numero 20. E ecco, anche qui parla del serpente di quando cambia pelle, ok? E vi dice, il serpente qui rappresenta la Kundalini, che risiede nel secondo chakra, che è collegato alla sacerdotessa. Quindi, ragazzi, si tratta veramente di seguire la vostra intuizione, di non ignorare quello che il vostro intuito, quello che il vostro istinto vi dice. Quando c'è qualche cosa che stride o nelle azioni o nelle parole di qualcuno, è perché effettivamente stride. Non è che siete voi che avete capito male, è perché c'è qualche cosa che non va. Quindi tenete aperto il quinto e il sesto chakra, il discernimento, ok? Questa è una cosa che mi sta dicendo dal cuore oppure è solo la sento come una cosa falsa? Sento che non è seguito da un'emozione quello che mi sta dicendo l'altra persona? Perché anche qui parla di informazioni, eh? Secondo me vi renderete conto che certi dati che avete incamerato, appunto certe informazioni, certi pensieri, certe idee, non erano poi così pulite come in realtà dovrebbero. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere se vi risuona con un commento, con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche condividere. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!